Monica, ciao. Ciao. Siamo qui con Luca. Non so perché mi ricordi la bella addormentata nel bosco oggi. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Lucio, io e te siamo in una piccola strada e vediamo che c'è uno di quei coni bianchi e rossi vicino a un tombino. Ci rendiamo conto che questo tombino è un po' scostato e sotto c'è Luca che guarda in alto e noi riusciamo giusto a vedere un po' i suoi occhi, che ha il bianco degli occhi. Ha un palloncino rosso in mano? Ah, e ha tanti topi Ci sono dei vicini. topini. No, toponi, Buoni, di panteganone. fronte. Sì. Io ho bisogno della sua autorizzazione. A petto in fuori, pancia in dentro, come si diceva 2 secoli fa. Un secolo fa. Allora, quello che è possibile al momento in questo inizio di sessione è sentire la sua voce un po' in lontananza, un po' attutita, perché sento anche molto lo squittire dei topi, ok? Però si avverte che lui sta dicendo sì, ma è un sì che viene da lontano, perché lui è nella profondità di questo tombino. Si può avvicinare al buco del tombino, come A faceva lui il pagliaccio. addiri infatti, lui Mm. vorrebbe addirittura saltare fuori perché vede che c'è una bella giornata, vede che ci son le luci e lui invece è nel buio completo. Cioè sento proprio in lui questa voglia, ma è come paralizzato. Te lo dà, Sì, l'autorizzazione, te la dà. sì, 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 ha detto sì. Ho un po' paura a farti questa domanda. Vibrazione, È 0,7. consapevolezza, 122, PS, 36, vite, 2148. cervello, 8,5, suscettibilità ipnotica, 19, 3D, 86. vivacità animica. Mm, 85. Progetto di Luca. Nightmare, incubo. È proprio una serie di sensazioni, di disagio, di ansia, ed è come la sensazione di essere in un incubo perpetuo, dove lui spera, no, di svegliarsi. Quindi quando si sveglia poi la situazione possa essere un po' migliore, ma così non è. Anima, nome. Bella ciao. Perché? Forse è riferita a una vita Mm, 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 mm. di partigiano. Pie, parte eterica. Convoglio.
Perché? Qui è tutto molto intricato al momento, poi giustamente proveremo pian piano a sciogliere, no? E- è come se rimandasse ogni volta a una vita parallela. Qua convoglio è come se lui fosse tipo un ebreo deportato. Scusa, io devo fare questa parentesi assolutamente. Ehm, Andiamo a quella vita. E questa del deportato? Sì, no, del partigiano. Del Sei la partito? stessa. Sei la stessa. No. Sono due vite diverse. Tutte e due allora. E intanto chiama con portale aureo aperto tutti i partigiani. Lo sai che la maggior parte sfila con un cartello con su scritto fregato, fregato, fregato. Fregato perché? Perché poi l'hanno visto da lì. Dopo un po' hanno visto che era stata una fregatura, che loro si erano immolati per la patria, per un qualcosa che non esiste. Mm, mm, mm. Tutti quelli che sono morti sulle montagne, tutti quelli che hanno detto no a un dittatore, tutti i miei lontani parenti. E vorrei che quanti arrivano? Allora, per noi italiani arrivano sia quelli coinvolti nella prima che nella seconda guerra mondiale. Mm. In questa vita era italiano. Mm. Sono milioni. Qual è il significato di Bella Ciao? No, volevo che chiamassi anche la parte eterica delle montagne che qua e là hanno accolto le spoglie sconosciute non mai più ritrovate di molti di loro. Come si dicesse, qua le montagne parlano sempre. Venite qua e potete sentire i discorsi. Trovate dei discorsi che erano stati fatti pochi attimi prima della loro morte. Trovate dei loop di conversazioni che continuano a ripetersi da decine e decine di anni. Vengono da questi milioni. Sì, anche molti animali. Mhm. Qual è, Monica, il significato esoterico di Bella Ciao? Energetico di Bella Ciao. Allora, mi viene la bandiera dell'Italia. Mi fa vedere che è come se andassero a salutare una donna corteggiata, ma che non gli degnerà mai di uno sguardo. È come quella canzone, oh, di chi è? Di De André, che Mhm. questa donna gli chiede di strappare il cuore ai cani. Mhm.
e poi gli chiede di dare a lui il proprio cuore. È presente quella canzone? No. Ah, è la canzone, La ballata dell'amore cieco? se l'amore cieco? Dell'amore cieco o della vanità? Può essere, sì. Praticamente l'Italia mi viene come se fosse quella che chiede sacrifici continui, quella lì là, e lui saluta dicendo bella ciao, perché è arrivato nella parte finale della canzone, cioè si è ucciso, ha donato il cuore, sorridendo. Qual è il significato esoterico? Abbiamo quasi finito, Luca. Della violenza, del furto di questa canzone italiana da parte degli spagnoli nella serie televisiva famosissima in tutto il mondo, La Casa de Papel, La Casa di Carta. Mm. Più tutta una serie di versioni techno, disco, insopportabili. Con anche la storpiatura del testo. Questa mattina mi sono alzato, no, questa mattina mi sono svegliato. Ehm, E come nella casa di carta si dice svegliato o alzato? Alzato. Mm. E nell'originale a me sembra svegliato, io cantavo così a scuola. Allora, quello che mi viene è che in realtà lì c'è come un tentativo di dissacrare per far vedere la realtà. Cioè mi mostra le persone che se non si sono svegliate si possono alzare. Quello che a noi può sembrare un dileggio della nostra bella ciao, Mhm. in realtà è il contrario, per farci vedere quanto noi siamo stati presi in giro dal senso della patria, dell'appartenenza a una nazione. Mm-mm. Significato esoterico del canto Quel mazzolin di fiori. Mi fa vedere questi mazzolini finti che sono nelle lapidi di coloro che sono caduti in guerra. Sono questi fiori di plastica ed sembra quasi una presa in giro, perché nella canzone si tratta di questo mazzolino di fiori fresco, sembrano proprio dei fiori di campo, sono vivi, contengono il sole, contengono l'amore. Ma la verità è che dopo poco quella persona che sta stringendo questi fiori vivi riceverà i fiori di plastica, morendo. Bene, salutiamo tutti i partigiani, i milioni, che se vogliono cambiano il loro cartello da fregato in onorato e vanno nel portale aureo. Libero, hanno scritto. Quanti vanno e prima di andare uno o una, perché c'erano tantissime partigiane, ci lascia un messaggio. Se siamo uno sempre.
Da qui vedo che non c'è distinzione tra me, le montagne e qualunque cittadino del mondo. Vanno tutti. Sì, non è più tempo, non è più tempo per fare la guerra a favore dei potenti. Da parte mia lascio una stella alpina a tutti loro. Come la vedi? È appuntata su un cappello e ognuno propone un fiore diverso perché si sentono parte del tutto e quindi scelgono anche dei fiori esotici. Da qua è più semplice vedere che è tutta la stessa cosa. Va bene. Torniamo a noi, entità eteriche di Luca. Allora, lì sotto nel tombino, lui è circondato da questi grossi, puri topi di fogna. Sono tanti e fanno molto rumore, squittiscono, generando in lui un senso di ansia e direi, a questo punto lo dico anche già subito, gli acufeni. Poi Di topi. mm, lo squittire dei topi Dei proprio topi. genera in lui questo, sì, questo suono fastidioso alle orecchie. Ma Mm. vedi i topi come entità eteriche? Sì, 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 assolutamente. Quindi il topo di solito è il secondo universo? Esatto, esatto, esatto. Sì. Poi c'è una, sempre rimanendo nel secondo universo, c'è una scimmia killer, che è proprio quella un po' legata in generale a tutte le droghe di cui lui ha fatto uso nel corso della sua vita. Ah, la Eh, scimmia. Mhm. mm, sono state varie, mm, ed è come se avessero comunque lasciato in questo momento come traccia questa scimmia qua, che alle volte è depressiva, alle volte invece gli porta aggressività. Poi c'è, guarda, un uomo del tempo che è vestito in maniera molto trasandata e beve la birra e dice: Tanto io non ho niente da fare, perché lui marcirà lì, nella sua linea temporale. Mm. Dove chiediglielo all'uomo del tempo, l'obiettivo è quello, riassumibile in una parola, frase, di Pierluca. Declino, autodistruzione, solitudine. Ok, poi. Poi c'è questo serpente che ha la bocca spalancata ed si trova posizionato proprio davanti ai suoi genitali, come se quindi questa parte venisse pienamente controllata da questo serpente. Mm. Poi? Poi c'è un elefante che minaccia di schiacciarlo, di camminargli sopra, ehm, costantemente, direi. Proprio come se si trattasse di un fenomeno da circo, in cui magari alcuni fatichiri possono farsi camminare sopra un elefante, ma lui non è un fakiro.
e quindi sente tutta la pesantezza dell'elefante che gli cammina sopra. E poi c'è questo specie di condor che è appoggiato sulla strada dove c'è il tombino e che minaccia di divorarlo se lui osa uscire dal tombino. Quindi lui deve star giù nel tombino, altrimenti va direttamente in pasto al condor, in men che non si dica. Quindi un falconiforme. Sì. Poi? Eh, no, basta. Un sacco di roba. 3 DL, sì. Mentali. La prima si chiama tipo Pioggia a Ferragosto. È come se tutti i progetti che lui ha, un'idea, un proposito, eccetera, niente, non ne va bene una, vanno tutti in malora. E, e quindi si ritrova in questa situazione in cui di fatto non ha concluso nulla di buono, di allegro, e ciò che rimane invece è un umore profondamente cupo. Mm. Livello? Quindi direi di livello 5/6. Mm. Poi c'è proprio la canzone di Viola Valentino, Comprami, io sono in vendita. Mm. Qui insomma c'è da dire più cose. In parte il fatto che ha lasciato un'impronta dentro di sé il fatto di aver utilizzato la prostituzione. Ok? In parte anche il fatto di non darsi nessun tipo di valore. Lui non si attribuisce alcun tipo di valore come essere umano. Si considera, ovviamente stiamo parlando di un piano simbolico, energetico, sottile, come un oggetto, ok? Non come un essere umano. Quindi esattamente come un oggetto può essere comprato, può essere venduto. E lui, tra l'altro, sarebbe un oggetto di scarsissimo valore. E qua direi livello adesso 7, però è stato anche più verso l'8-9. E l'ultima è molto particolare perché mi viene ischemia. Mi fa proprio vedere l'ischemia che nasce dal fatto che non arriva sufficiente sangue ai tessuti, diciamo, no? Sangue che è pompato in origine dal cuore, Mm. sangue che dà ossigeno ai tessuti. Quindi è come se lui avesse proprio un cuore non attivo, un cuore in un certo senso mi dice maltrattato, un cuore che traumatizzato e sofferente non è in grado di svolgere la sua funzione vitale. Livello? Direi sì, 7-8. 8. Perché c'è la mia voce ad eco? Perché tutte le entità che abbiamo citato prima Non sono vogliono contento. esatto, vogliono mantenere imprigionato il cuore di Luca. Impianti. Sopra la testa ha tipo, sai le cassette di legno si usano nei mercati per metterci dentro la frutta? Mhm. Mm? Ed è una cassetta di legno piccola, piuttosto stretta e anche sbucciata, scheggiata, mm? Che tra l'altro è come se da un lato gli fa ribaltare il senso delle cose, perché la cassetta è rovesciata, ok? Non si utilizzerebbe così la cassetta, la dovresti usare nell'altro senso, no? Per riempirla. Quindi da un lato gli ribalta le cose, Ehm, dall'altro è come se lo sminuisse completamente, gli desse proprio questo senso di
mortificazione, ehm, anche di stupidità, di sciocchezza, no? Uno stolto sceglierebbe una roba del genere, una cassetta della frutta in testa. Mm. Poi c'è questo serpente che ti ho detto davanti ai genitali, proprio con la bocca aperta, li controlla completamente. Poi c'è questa gamba destra in eterico che è come se fosse continuamente frustata, ma forte. Proprio il suo maschile che è completamente svilito, umiliato, unito anche. E direi che questi tre punti, quindi i genitali, la testa e la gamba destra, lo tengono completamente bloccato nella vita. Basta. Mhm. Causa esoterica della pressione al petto. L'elefante che schiaccia, passeggiandogli sopra, più ischemia, entità Mentale. mentale. Fatica a respirare, stessa cosa. Sì, sì. Ansia. Ma l'ansia è data sia da questi topi che pullulano proprio intorno a lui, al fatto che lui sta giù nel tombino al buio e anche al progetto che è Nightmare. Lui è proprio costantemente immerso in questo incubo che proprio come nei sogni non sai mai esattamente come si svilupperà. Tensione fronte-testa. Questa è la cassetta della frutta che è molto stretta e appunto, come ti ho detto, scheggiata. Però è come se mi facesse vedere anche che c'era stata una specie di problema quando lui era in gestazione, dove effettivamente c'è stato uno schiacciamento per un Lui periodo. sente il cordone ombelicale della madre intorno al collo. Lo sente a livello simbolico, come una sorta di dipendenza, soffocamento da parte della madre. È avvenuto? Il cordone ombelicale no, e abbiano tentato di strozzarlo, sì. Cioè, non ho Quando? capito. Mi fa vedere come una specie di gesto di stizza, hai capito? Mm. Quando non ne puoi più, che prendi proprio per il collo, Ma è la sai? mamma? Perché il bambino piangeva? Però mi sembrano mani di maschili queste, sai? Del papà? Sì, sembra il papà. Tipo che lui appunto era molto piccolo. La mamma era presente? Sì, che doveva cucinare, doveva fare qualcosa in casa. E ha visto? Era voltata di spalle. Mi sembra quasi che la madre fosse molto esaurita dopo la gravidanza. Mm. Come quasi, non so dirti, depressione postpartum, ma quasi in uno stato catatonico. Mm. Non penso sia stata molto facile per lei. Pensa che ho visto proprio le solite casualità da poco un film sulle streghe, Witches, che poi a un certo punto devia su un'analisi antropologica della depressione postpartum delle donne che hanno appena appunto partorito e che escono da questa situazione solo confrontandosi con altre donne che sono passate da questo calvario e ne sono uscite vincitrici, quindi da una sorta di coven, da una sorta di unione tra donne che molto interessante, molto strano, non un capolavoro, ma interessante comunque l'approccio. La costrizione, vabbè, più o meno la stessa cosa, no? Fatica a respirare, la costrizione. Ok, chiamiamo la mamma e il papà al cinema. E la ex.
La mamma e il papà è un po' come se lo considerassero quasi un caso perso, una- no? Un po' uscito dal controllo, capito? Mhm. Eh, No, no, si chiama figlio. eh. Vengono la mamma e il papà? Insomma, è chiaro che hanno degli strumenti a disposizione, magari non adatti a questo contesto, ok? Mm. Ehm, perché la madre è proprio come sopraffatta dalla vita materiale, nel senso proprio delle cose quotidiane che generano in lei un senso proprio di sopraffazione, come se le cose fossero più grandi di lei. Quindi capisci che è molto distante dal percepire se stessa come essenza divina. Il padre è come se pensasse ancora al lavoro. Quindi ultime file. Mm. E la ex? Storia di un po' di anni fa, ormai. Non so se lei pensa dei figli. Ognuno qua pensa ai fatti suoi, non so. Vabbè, insomma, oggi abbiamo invitato 3 persone nel cinema. Se dovessimo virare l'invito con persone d'onore, sarebbe vuoto. Nel senso, persone che onorano questa opportunità. Guarda, io ti dico che vengono, cioè, so che non è che sono delle persone, no? Però vengono delle piante. Bene. Alcune piante in vaso, Mhm. alte, Facciamole oddio, presentare le so piante. altro. Tus potus. Otus potus. Una. Sì. Mm. Poi? C'è un'azalea. Mm. Hanno una voce le piante. Io conosco un'amica pazza che a questo punto secondo me si divertirà un sacco. Hai già capito chi è, no? Sì, certo. E tutto ha una voce. Oddio. Chiamiamo una pianta dell'amica pazza. L'edera. Cosa le dice l'Edera all'amica pazza? Qualcosa tipo sono i tuoi capelli, sono il tuo reticolo venoso, sono i tuoi pensieri, sono la tua ispirazione, Che ieri mi diceva sono le tue fusa. che è molto stanca della gente che non si muove. Va bene. Ok, io andrei all'ayahuasca. Allora, nell'arco di una manciata di giorni, nel 2020, 5 anni fa, Luca prova l'ayahuasca, questo tè, bla bla bla, tutti sappiamo cos'è l'ayahuasca, e ne vede di cotte e di crude e vediamo. Già mi fa vedere che non arriva in realtà al top lui lì, ok? Perché è come se avesse le braccia penzoloni in eterico, mm? Quindi non particolarmente carico, ma ansioso di poter avere delle risposte e di risolvere alcuni aspetti della sua vita. Mm. Però ha braccia penzoloni e con energeticamente dei fori molto grandi, ok? Come se lui mi risultasse nel corpo eterico bucato, ok? Quindi che può essere facilmente colpito, mm? Eh, dove ci possono essere degli ingressi facili. Già quindi lui è così. Mm?
però con l'aspettativa di chiudere tutti questi buchi e di fare una vita serena, piacevole, anzi. Ah, Poi non so perché mi spicca come una figura femminile, anche un po' carismatica, diciamo, ecco. E, persone che hanno tanti problemi. Molti hanno problemi proprio familiari, non riescono a trovare magari un accordo con i compagni, hanno problemi rispetto ai figli, hanno problemi nella casa. Altre vedo delle donne che hanno, c'è una donna, credo che sia una sola, tipo che è stata abusata. E un'altra che ha avuto tipo un figlio non volendolo e fa molta fatica ad essere questo ruolo così di madre. Ehm, quindi cos'è ognuno l'ayahuasca con... energeticamente? Una sostanza, un tè che è legato a delle entità? Non lo è? Entità specifiche, entità che cambiano di volta in volta? Allora, ayahuasca, la prima cosa a me viene in maniera pulita nelle mani di un indiano d'America. Ok. In- Però Mhm. quando è nelle mani dell'indiano d'America, ehm, è come se ci fosse un'alleanza di sapienza tra l'indiano d'America e l'ayahuasca. È un altro tipo di utilizzo, cioè si arriva a poter usare l'ayahuasca, cioè c'è tutta una preparazione eh, evolutiva proprio. Mhm. Non c'è, cioè mi fa vedere come se ci fosse un'alleanza, una reciprocità tra l'ayahuasca e questo indiano d'America. Cioè non c'è una dipendenza dell'indiano d'America rispetto a questa sostanza o un'inferiorità. Poi c'è l'ayahuasca occidentale, chiamiamola così, Mhm. eh, ma mi viene varie immagini. Una è proprio sotto forma di business, quindi vedo proprio tutta una serie di monete d'oro, vedo alcune persone che sai tipo che hanno il dollaro dentro gli occhi, quindi Mhm. che lo identificano esclusivamente come un business. Poi mi fa vedere anche come se fosse, mi fa vedere la fase in cui c'è il sacchetto e tu ci vomiti dentro. Ok? Come se la ayahuasca fosse proprio uno scarico, però cioè uno scarico non completo, ok? Cioè uno scarico più parziale e fisico. Mhm. Se poi devo vedere l'effetto dell'ayahuasca, e beh, è chiaro che non è che si può generalizzare perché non è che è per tutti uguale. Eh, parliamo di Luca. Vedo che l'ayahuasca è come se fosse un'entità dotata di queste mani che allarga ulteriormente i suoi buchi del campo energetico, dicendogli accogli, però come se fosse con un tono ingannevole. Sembra che accogli le tue emozioni, accogli ciò che non vuoi vedere. In realtà era più accogli le entità che stanno arrivando, anche degli altri. Poi mi fa vedere come se ci fossero, dopo la somministrazione dell'ayahuasca, tipo delle radici che collegano Luca a alcuni, non a tutti, però ad alcuni partecipanti. E Mhm. quando Luca sviluppa queste radici da sé, nel momento in cui si collega agli altri, loro gli danno un liquido nero.
che passa appunto attraverso le radici e arriva a lui. Gli altri. Gli altri sì. Come si chiama quell'indiano d'America che usava bene l'ayahuasca e quando ha vissuto o è vivo? Bin Shua, Binshua? Quando ha vissuto? dice il XVIII secolo. Senti, non so perché ti faccio questa domanda, ma l'ha conosciuto in quell'incarnazione Samuel? Ehi, eh, in realtà vedo Samuel che è dall'altra parte, sai? Cioè, dall'altra parte cosa? In che senso? Dalla parte di chi voleva cacciarli. Ah, ed è da lì che in vite successive si è avvicinato invece. Sì, che poi sono sempre tutte contemporanee, però in Certo. questa specifica vita lui sì. Era spagnolo, insomma. Mhm. Spagnolo? Può essere. Devo vedere questi baffi, così, col pugnale. Va bene, parentesi ayahuasca chiusa. Luca è arrivato all'ayahuasca nel 2020, nel 2000 però approda ad Osho. Chiamalo. Avevo già fatto delle sessioni, delle indagini in passato per Osho, che non Mi fa ridere. erano... Rifacciamo. Mm. Ti fa Arriva in ridere. Rolls Royce. Non so perché. Una delle 365. Dove sta? Da dove viene? Adesso io sto qui nella teca di tutti i maestri guru moderni Mm. che ancora si ispirano a me. Anima ce l'ha? Mm, mi viene di no? Che guru è uno che non ha neanche l'anima? Dice questa frase un po' infantile perché è Buddha e si gira e c'è una mantide, no? L'ha fatto lui. Così, no? Se lo fa lui lo faccio anch'io. Eh, Bene, chiamiamo tutti i sostenitori di Osho a vedere in eterico quello che stiamo vedendo noi. guarda che molti stanno tirando i pomodori addosso a noi, perché proprio non vogliono vedere. Noi? Te e me? Sì, 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 i pomodori quelli un po' maturi, ce li tirano addosso. Ma arrivano a noi? No, perché c'è una specie di schermo, di barriera abbiamo creato. Mhm. Però di fatto loro È la non. verità, quella barriera. La verità è la verità. Non conosco nessuno che si è dato a Osho e che ha o svoltato, o capito delle cose, o vissuto una vita piacevole, serena e di comprensione. E lo stesso Luca, che dopo varie meditazioni e respirazioni, in quel periodo ne trae soprattutto una sensazione di di grande panico. Che poi in realtà delle persone che ne beneficiano ci sono e sono proprio quelli che gestiscono, neanche tutti tra l'altro, no? Però ci sono alcuni che gestiscono questi centri Mhm. e che sono in grado di assorbire e di filtrare. Mi fa vedere proprio come se ci fosse una pompa che aspira le energie di tutti i partecipanti, ma ci sono anche dei filtri di mezzo.
per cui in qualche modo riescono a ricevere un'energia pulita, addizionale, ma tipo sono due le persone che ne beneficiano e sono appunto organizzatori, elementi importanti del centro. Sente Luca ha un momento di catarsi e si sente strisciare e soffiare come un serpente dopo queste esperienze nei centri Osho. Perché? Lì è come se avesse preso sopravvento quell'entità eterica che è lì davanti ai suoi genitali, no? E in effetti, insomma, lì diciamo che c'è molto la presenza del tantra, dell'energia sessuale. Quindi è come se in effetti ci fosse stata una quasi totale identificazione tra Luca e questo serpente e lui infatti si comportava proprio come un serpente, perché in quel momento il serpente aveva preso totalmente il controllo di lui ed era il contesto giusto, dove stanno molto bene i serpenti, dove c'è la Kundalini anche che è raffigurata lì come un serpente e dove le energie sessuali vengono proprio utilizzate anche come donazione per l'entità. Bene, come ci lascia Osho? Sempre nella teca? Sì, ma lui è proprio indifferente, mi fa vedere il suo pomello d'oro del cambio dell'acqua. Mm. Mettiamo però una bomba Veritas, una Deternum Veritas su questa teca, con un'orologeria, un conto alla rovescia. E questo nel mio universo. C'è anche Mer, Mer? è la sua compagna. Mhm. Il timer quando scoppierà la bomba? Cosa dice il timer? Le illusioni sono finite. Il tempo degli allocchi è finito. 2025. Io vedo più 2027. Mhm. E lo stesso timer sulla fronte del Papa? Allora, a me lo dà già dato, però Mhm. di una cosa veramente infinita, no? Perché ci sono vari personaggi. Ufficialmente? Però c'è perché mi dice ottobre. Non so il motivo. Se magari si protrarranno situazioni, che ne so io. Mi viene ottobre. Onestamente dico quello che mi viene. Va bene. Va bene. Stanco mette a disagio le persone quando entra in una stanza. Causa esoterica. Mi fa vedere che è come se lui fosse completamente visibile agli altri, ok? Come se lui, allora, lui si mette nella condizione tale per cui gli altri riescano a recepire tutte le sue disarmonie. Per cui è come se in un certo senso si facesse un po' terra bruciata intorno a lui, quindi le persone in un certo senso come se prendessero le distanze da lui, perché lui ha il proprio campo energetico molto occupato tra entità mentali e entità eteriche. E quindi le persone stanno un po' a distanza da lui e oltretutto quando stanno vicino a lui sentono quasi una presenza ingombrante che è proprio quella dell'entità. Ed effettivamente non è piacevole, specialmente perché lui ha questa anche presenza dei topi intorno, topi di fogna. Mhm. Mm. E effettivamente alcune persone fanno un'espressione quasi un po' di, anche un po' di raccapriccio, no?
di rifiuto comunque. Mm? Causa della profonda tristezza. Lui è lì sotto, in questo tombino, e si sente davvero solo e sfiduciato. Sa che esiste un mondo diverso fuori, ma la sua più grande tristezza è non sapere come raggiungerlo. E si chiede perché proprio lui non può raggiungerlo e altri sì. Paura, panico. C'è questo progetto che è Nightmare ed è come se lui veramente, anche attraverso tutte queste esperienze estreme che ha avuto, si fosse attaccato energeticamente anche dei disagi esistenziali di altre persone. Un po' le abbiamo vista prima, la dinamica delle radici che si sono sviluppate con l'ayahuasca. mm? Un po' in realtà anche attraverso queste ehm, incontri tantrici, chiamiamoli così, comunque riferito a Osho, e un po' anche attraverso altre esperienze più intime, capito? Scarsa gestione, non controllo della vita propria. Per certi aspetti è come se lui fosse fermo. mm, allora, qua viene l'uomo del tempo, con il bicchiere di plastica, tra l'altro, colmo di birra, mi fa vedere come se ci fosse, in un certo senso, in Luca, ancora quell'adolescente che faceva uso un po' indiscriminato di varie sostanze. Mhm. Ok? È come se lui fosse ancora un po' in quello sballo, in quella incapacità, no, di comprendere che direzione prendere. E vedo l'uomo del tempo tutto bello goduto e dice: Vedi, la linea temporale, te l'ho detto, è proprio quella, sempre quella. Ehm, la rabbia dove la mettiamo? La rabbia lui cerca di sedarla con tutte queste esperienze, mm? Varie, eventuali. Varie pratiche, eccetera. mm. Però poi c'è sempre questa scimmia killer che gli fa ricordare che lui nella vita non ha avuto niente. Gli fa ricordare che lui non ha una donna, che lui alla fine non ha un lavoro, non ha una casa, non ha la felicità e non ha Parzialmente è capito vero. niente. Anche la scimmia non ha capito molto. Va bene, a me della scimmia non importa nulla. Diciamo che prendendo in questo esercito di interferenze una, non la più importante, ma una ad esempio, io prenderei l'uomo del tempo, che dice che tanto Luca continua a dare a loro le energie ed è destinato al declino. E io chiedo a Luca, è così? Ma Luca mi fa vedere proprio questa specie di lucchetto che lui ha creato, diciamo così, per legarsi a sua madre. Ok? Mi fa vedere che è come se il suo lobo dell'orecchio fosse bucato dal ferro ricurvo del lucchetto, ok? E fosse agganciato al lobo della madre, in modo Mm. che loro rimangano proprio attaccati, caspita, per le orecchie, direi che è lì come fai a recidere. Ehm, e in questo lui mi manifesta quello che è il patto di fedeltà che lui ha sancito e non sa che Quale? è in essere. È come se lui lui è in questo momento, anche se con modalità esteriori differenti, sta proprio impersonando sua madre, ok? Perché il patto di fedeltà è questo, dove tu di fatto diventi tua madre, ok? Anche se apparentemente la vita è molto diversa,
la sostanza delle emozioni e dei pensieri profondi è uguale alla madre. Questo perché? Perché noi siamo venuti in questo gioco in cui è stato installato questo programma, questa prima fase del gioco in cui noi siamo settati come nostra madre. Quindi lui ha profondamente assorbito tutte le ansie, le difficoltà di gestire la vita anche nelle cose più piccole che ha la madre, l'insoddisfazione profonda e il non capire il senso della vita. Mi fa vedere quindi che è un tutt'uno con la madre. Il patto di fedeltà implica questo e io lo faccio perché io sono mia mamma. Prima fase della vita. Esiste una seconda di Luca? Lo decide Luca. Sì, Luca si gira e si rende conto di avere questo lucchetto al proprio orecchio e questo lucchetto l'aggancia alla mamma. Dove sarà la chiave? Vede che è nel suo cuore. Quel cuore stanco che fa fatica a dare un impulso vitale alla sua vita. È prendibile questa chiave? Butta la chiave. Butta la chiave. Sembra quasi un broccolo appassito il suo cuore. E lì, tra le insenature del broccolo, in uno di questi rametti del broccolo, c'è la chiave. È raggiungibile la chiave con le sue mani energetiche? Sì. Certo. La raggiunge? Quando la raggiunge, arriva un flash tipo di infanzia. So, si era tipo innamorato di una bimba ed era un momento molto puro, molto ehm, essenziale, semplice. Sente questa stessa emozione di purezza, di sorpresa. E la bambina, sta qui, no? Gli dice, sei pronto ad abbandonare tutte queste fregnacce? Chi è questa bambina? E non lo so se è una bambina di fantasia o se è esistita veramente. Mm? Fa vedere che c'è una cartella enorme, no? Quasi più grande del bambino, no? E dice, e te hai fatto una cartella così adesso? Sei pronto ad abbandonarla? È tutto finto? Cioè, nella cartella ci sono le entità, c'è tutta l'avventura ayahuasca, tutta l'avventura Osho, tutto quello che è fatto nei viaggi, c'è tutto. Ora le abbiamo analizzate. Stare lì a dire, vabbè, però magari l'ayahuasca potrebbe anche darmi qualche cosa, che poi è sempre la scorciatoia fisica, no? L'ayahuasca. Come la cretinata di cera, no? Quanto sono stupido che mi sono perso tutti quegli anni, guarda che cosa va. Tutti questi due approcci non servono a niente. Sono dentro la cartella della bambina interiore di Luca. Non so perché una bambina e non un bambino, ma non fa niente. E questa bambina, infatti, gli mette uno specchio davanti e gli dice, questa non è l'ennesima tecnica, questo sei tu davanti a te stesso. Dai, quando arriva allo specchio sono cazzi. E infatti lui quando si guarda allo specchio sembra un uomo di 150 anni, tutto rinsecchito, con la barba lunga, sdentato. Vedo che la bambina si affaccia da dietro allo specchio e dice: vuoi sembrare più giovane?
Beh, può essere l'anima, questa bambina, sai? Mm, mm, mm. E dice, vuoi sembrare più giovane? E allora vedo che è come se trasformasse come prima cosa gli incontri in Thailandia con le ragazze. Mhm. Gli fa portare un fiore, fa parlare con loro e l'incontro consiste in una chiacchierata e in un fiore bellissimo bianco grande e basta. Poi lo fa andare verso la mamma e vedo che lui appoggia le mani sulle spalle della mamma e infonde a lei sicurezza, tranquillità, mentre lei vorrebbe restituirgli la sua ansia, il suo panico, e continua a infondere sicurezza, tranquillità, come se non fosse toccato dall'agitazione, dalla anche disperazione della madre. Lo lasciamo interagire con la sua anima, con la madre, col padre, e chiediamo a un secondo Luca di andare nel cluster. Eh sì, una serie di macerie, come se avessi iniziato, sai, tipo a costruire una casa, poi l'ha lasciata lì e sono arrivati dei vandali. E questo per diverse volte, diverse situazioni. Quindi diverse case iniziate a costruire e tutte vandalizzate. Quindi alla fine vari mucchi di macerie. Il suo cluster è così. Che fa? Luca 2. Poi creiamo anche un Luca 3 che va nell'epoca dell'ayahuasca e dice no dai me ne vado a casa. Un Luca 4 che va nell'epoca di Osho e dice ma vabbè mi fate tutti ridere. Un Luca 5 che va nella sua ex storia di anni fa e fa cose lì dentro. Sì, sì, Un, un assolutamente. unico Luca nel cluster che con un unico gesto toglie tutti gli oggetti di questa casa scombussolata dai ladri, giusto? Ho capito bene? Sì, dai vandali. Dai vandali, li butta tutti via, queste cose, e mette un ad eternum, per esempio, una bella casa nuova. Costruita da lui, piccola e graziosissima. Scintillante, pulita, ordinata, ben arredata. Come vedi il suo avatar? E sembrava una maman, un bordello. Mm, come a invitarlo di nuovo nei suoi disagi sessuali, no? Nelle sue ossessioni, nei suoi complessi. Lo teniamo? Poverino? No, vedo che la spinge via con una rosa. Dice, adesso io mi sento pronta ad affrontare anche la sessualità in maniera serena, sciolta e non condizionata. Quindi anche la mamma va a finire nel portale definitivo. Con questa nuova condizione, l'incubo, il nightmare, esiste ancora. No, Qual è il nuovo progetto di Luca? è sogno, perché questa è la realtà, no? Noi viviamo in un sogno, però è un sogno che lui può gestire. Vibrazione da 07. 105. Le entità eteriche, mentali e impianti esistono ancora.
Consapevolezza. 150. Manca un topino, è rimasto? No, anzi, io vedo che lui sta uscendo dal tombino. Anima. 48. Scusami? 48. Vite. 1972. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 43. Però. 3D. 38. Vivacità animica. 91. Allora, i valori sono ottimi. Se vogliamo, la vibrazione non è eccezionale, ma 107 diviso 0,7, visto che ci piacciono i numeri, è 152 volte tanto. Quindi abbiamo 152 Luca in uno adesso. Suscettibilità ipnotica molto alta, già disponibile una sua diretta se lui volesse. La 3D è piombata a un 30, che è pochissimo. Ottimi valori contestualizzati. Nuovo Luca, nuovo Luca e nuovo look. Niente più topi, niente più stronzo uomo del tempo. Dove è andato, poverino? È andato nel declino lui. Mm. Adesso è lui nel tombino. Ha la faccia da hit, adesso lui, l'uomo del Sì, tempo. sì. Lo vuoi un topolino? Gli chiediamo noi. Ecco, vai, fate mangiare dai topolini. Scherzi a parte e immagini simboliche a parte, io chiederei a Luca di presentarsi a noi e a se stesso. Allora, ora Luca è uscito dal tombino e vedo che è presso una fontana dove si sta lavando tutto quanto con dell'acqua ghiacciata. Ehm, E gli sembra tutto come se fosse la prima volta, come se non avesse mai sentito l'acqua scorrere sul suo corpo, come se non avesse mai sentito il sole sulla propria pelle, tutto come fosse la prima volta. Si mette la mano sul petto e dice: Lo sento, c'è, lo sento, c'è. È sicuro? C'è qualcosa di nuovo, io lo avverto. Era un uomo di latta e adesso ha trovato il cuore. Di fatto sì. Cosa ti sta dicendo il tuo cagnolino? Delle mucche, mi sta dicendo. Non so se lui va d'accordo con le mucche, gli piacciono le mucche. Le ha viste? Sì, sì, Vuole andare a vedere le mucche? forse sì. Ok. E cosa dice Luca al tuo cagnolino? Voglio sentire tutto. Voglio provare le emozioni anche attraverso di te. Mm.
Un cane o in generale, cioè o simbolicamente. Come se fosse pronto ad entrare in connessione, con ogni forma di vita. Va bene, immagine finale con quel famoso specchio in mano. E non sono poi così male. C'è la vita che mi aspetta. Adesso vado. E come sta il suo cuore? Lo sento e lo vedo. E tu lo vedi, Monica? Sì, è proprio come se avesse il petto trasparente. Non è più quel brutto broccolo di prima. Mhm. Eh, in questo momento lo vedo trasparente, anche il cuore, come se volesse mostrare eh, tutto quello che ha dentro. Va bene, abbiamo finito.